semplicemente amazing, semplicemente fantastica questa roba qua. Tempo zero, è arrivata persino la polizia ambientale. Come ci immaginiamo questo viaggio? Sicuramente sarà un viaggio dove ci aspettiamo e all'uomo, se togliete le emozioni, resta ben poco. Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Domenica 26 maggio 2024. In questo momento sono dalle parti di Bobbio. Qui c'è il GS e questo è il Ponte Gobbo di Bobbio. Sto facendo questo video semplicemente per avvisarvi un attimino su quelle che sono le evoluzioni di quello che accadrà nelle prossime settimane. Vedrete questo video verosimilmente oltre la metà di giugno. Per quella data probabilmente qualche sabato potrebbe, non è sicuro, saltare qualche nostro appuntamento. Niente di drammatico, anzi sono qui proprio per quello. Il motivo per cui potrebbero saltare qualche appuntamento è esattamente che sarò in viaggio, anzi saremo in viaggio, perché non sarò da solo e con me ci sarà anche il presidente. Ma adesso vi anticipo tutto quanto, monto un accessorio e vi racconto tutto il resto. Tempo zero, è arrivata persino la polizia ambientale, quale mi hanno detto qui non puoi stare. Gli ho spiegato il motivo per cui ero qui, mi ha detto ok, sia tempo un'ora, noi ripassiamo tra un'oretta e se non ci sei più meglio per te. Quindi ringrazio la polizia ambientale, cercherò di accelerare e via, go, si va. Pensate ragazzi che questa sarà la nostra casa per circa 3 settimane. Parlo al plurale perché non sarò da solo in questa avventura, ma con me ci sarà il presidente Roberto Gallina. Semplicemente meravigliosa questa tenda qui. Nonostante quello che si possa pensare, da montare è veramente veloce. Ma non sono qui per questo, della tenda vi parlerò in uno specifico video. Oggi sono qui per anticiparvi quello che vi avevo detto appunto nell'apertura, che se non ci vedrete, che se non vedrete per qualche settimana, 1 o 2 settimane, qualche video, non allarmatevi, non ho mollato le armi, ma sto semplicemente affilando gli artigli. Ma andiamo per gradi e ripercorriamo quello che è successo. Circa 1 mese e mezzo fa il mio capo mi contatta e mi dice: Massimiliano, i ragazzi del personale mi hanno contattato e mi hanno fatto presente che tu hai troppe ferie arretrate, quindi devi far fuori almeno metà delle ferie arretrate del 2023 e devi far tutte quelle del 2024. Adesso, senza spoilerarvi quello che sarà il nostro viaggione in tutti i sensi di agosto, vi dico soltanto, vi do una piccola anticipazione: il viaggio di agosto in realtà abbiamo prenotato già tutte le strutture e tutto quello che ci occorre a Natale e senza neanche uscire di casa abbiamo speso qualcosa come 4.500 euro e si deve ancora partire. Ma torniamo ad oggi. Nel momento in cui il mio capo mi ha comunicato che avrei dovuto far fuori metà delle ferie dell'anno scorso, non ho avuto un minimo di tentennamento. Dove si va? Next destination Nordkap, Capo Nord. Così è nato Capo Nord 2024. La prima persona che ho sentito per avvisarla di questo viaggio è stata ovviamente Cinzia. Cinzia perché so che Cinzia in quel periodo dell'anno non può prendere ferie, può fare soltanto ad agosto, e ho detto a Cinzia che comunque avrei preso la decisione di andare a Capo Nord. Cinzia ovviamente ha dato il suo consenso. Ho detto a Cinzia, per evitare di farlo da solo come ho fatto la prima volta, l'unica persona che potrebbe entrare nel mood, in quelle corde del viaggio che voglio fare, potrebbe essere Roberto Gallina. Che dici? Gli faccio una chiamata? Cinzia mi ha detto sì, provaci, vedi cosa ti dice. Mi alzo dalla mia postazione, prendo il cellulare e chiamo Roberto. Roberto solamente risponde, gli dico: Roberto, come sei messo da metà giugno alla prima settimana di luglio? Perché? Dove bisogna fare? Capo Nord 2024, silenzio di tomba, Gallina non risponde più. Oh Roby, ci sei? Sei vivo? Sì, ci sono. Ho detto: guarda, io te la butto lì, se vuoi venire sei il benvenuto, se vuoi parlarne con Enrica parlane con Enrica, se non volessi esserci non fa nulla, io il viaggio lo faccio da solo, lo faccio in tranquillità, me lo vado da solo come piace fare a me. Ovviamente Roberto ci ha pensato su qualche oretta e gli ho detto: guarda, sentiamoci, male che va, stasera a ora di cena, intanto tu hai tempo per assorbire quello che ti ho detto, per far mente locale su quello che ti ho detto, ci pensi e mi fai sapere qual è la tua decisione. Ti ripeto, senza nulla pretendere e senza sentirti in dovere di fare un passo simile. Capisco che è un viaggio impegnativo, anche perché gli ho detto anche, se si fa una roba del genere io la farò in tenda, con questa tenda, con la tenda della Lone Rider, ma vi dicevo, non siamo qui per parlare di questo prodotto, ve ne vorrei parlare in un video dedicato e ve ne vorrei parlare con il senno del poi, quindi dopo averlo usata per 3 settimane, a quel punto
vi potrò dire cosa ne penso. Una semplice cosa ve l'anticipo, anche se è grande da montare, è di una semplicità estrema, mostruosa, si monta veramente in pochissimo tempo. Ma torniamo a noi. Roberto, ci siamo sentiti la sera, Roberto mi dice ok, si va. Come potete immaginare non ci sarà nessuna agenzia di mezzo, il viaggio lo faremo in totale autonomia, saremo soltanto, come dicevo, io e lui. Le tappe per salire le abbiamo già fissate, abbiamo già il nostro itinerario. Le prime tappe inesorabilmente saranno quelle più veloci, dove si dovrà pedalare, si macineranno circa 1000 km al giorno per toglierci di mezzo la strada un po' più pesante, tipo la Germania e parte della Danimarca, e poi iniziare a rallentare i ritmi per goderci posti e paesaggi. Ovviamente avremo del cibo con noi che ci permetterà appunto di campeggiare dovunque. Quando finirà quella a bordo o semplicemente quando ci stuferemo di mangiare le robe che abbiamo a bordo, si potrà variare, ci fermeremo nei supermercati, compreremo quello che c'è da comprare e proseguiremo il nostro viaggio. L'idea di dirlo solo a Roberto perché in questi 2 anni dove ci siamo frequentati a piccole dosi, perché come vedete non usciamo sempre assolutamente insieme, abbiamo fatto tante esperienze insieme, ma altrettanto ne abbiamo fatte da sole. Quindi da dirlo a Roberto è semplicemente perché Roberto ho capito che è il tipo di persona che come me potrebbe affrontare un viaggio alla stessa maniera di come la intendo io, ovvero si mangia in strada, si dorme dove capita, non c'è orario, non c'è nulla di vincolato, quando ci si vuole fermare ci si ferma con la consapevolezza che i chilometri che non si è fatti oggi si farà domani. So che Roberto come me è uno abbastanza mattiniero e mattutino, quindi non si dovrà neanche lottare per puntare le sveglie e partire presto, anzi secondo me il problema principale lì sarà trovare il modo di dormire, perché come sapete dalle parti del nord Europa il sole è parecchio alto, c'è sempre luce, quindi per noi che siamo abituati alla notte lì non troveremo mai buio totale e quindi secondo me faremo un po' di fatica anche a dormire. Questo da una parte ci aiuterà ad alzarci prima e quindi a fare più chilometri durante la giornata e magari a goderci di più il tempo che abbiamo, perché vi posso garantire che anche se le velocità sono basse avremo modo di percorrere tanti chilometri. Perché? Perché le giornate saranno lunghe e non avendo nessun vincolo possiamo gestirci come meglio crediamo. Come vi dicevo, la tenda che ci accompagnerà in questo viaggio sarà questa della Lone Rider. Molto comodo questa abside, questo garage che c'è qui davanti, che non ci occorrerà per rimettere la moto, ma semplicemente ci occorrerà nel momento in cui dovesse far brutto tempo, sia grazie al tendalino, ma sia soprattutto grazie al tetto, avremo modo di ripararci. La tenda è alta circa 1,85-1,90 e quindi molto alta e ci permette di vestirci anche in piedi. Questa è la parte interna, ma 2 persone ci stanno ampiamente. Montarla è molto semplice ed è estremamente accattivante. Si può entrare sia dal retro, questa è la parte del retro, e sia dalla parte frontale a 3 aperture. L'ingombro è di una borsa che va tranquillamente sulla sella del passeggero e quindi questo è quanto. Questo semplice video è solo per condividere con voi questo momento, perché è un viaggio come Capo Nord. Nonostante manchino circa 20 giorni, oggi è il 26 di maggio e partiremo il 15 di giugno, non vi nascondo che sono particolarmente emozionato e carico di adrenalina. La stessa adrenalina penso che ce l'abbia anche Roberto, anche se lui la lascia trapelare molto meno per una questione di carattere. Per me sarà la seconda volta, per lui sarà il battesimo, questo di Nordkap, ma credo che Nordkap si possa fare anche 10 volte, ma l'emozione di arrivare in quel punto sia sempre tanta roba. Il punto di arrivo ovviamente sarà il globo d'acciaio, ma sono certo che le emozioni saranno semplicemente ogni giornata, in ogni giorno ci sarà un'emozione diversa. La meta è Capo Nord, ma in realtà la meta è tutti i giorni, è la strada che percorriamo, le emozioni che condivideremo e le difficoltà che inevitabilmente ci saranno. Come ci immaginiamo questo viaggio? Sicuramente sarà un viaggio dove ci aspettiamo di ridere, sorridere, divertirci, non mancheranno sicuramente le difficoltà, molto dipenderà anche dal tempo, dal meteo, potrà essere bello, potrà essere brutto, ma sicuramente saranno 11.000 km di pura emozione costante, emozioni in ogni curva, emozioni in ogni accensione del mezzo. Non vedo l'ora di partire e scalpito nel vero senso della parola. Mancano, come dicevo, ancora 20 giorni, ho ancora dei lavoretti da fare sulla moto, da fare il tagliando, cambierò le gomme, toglierò le mixture, anche se hanno pochi chilometri, hanno circa 4-5.000 km, ma non mi basterebbero ad andare e tornare, e per l'occasione monterò le Road Smart 4 di Dunlop. Non vi nascondo che tornare a Capo Nord con lo stesso mezzo con cui l'ho fatto il 2017 per me sarà sicuramente fonte di emozione e di orgoglio. C'è altra carne alla brace, ma fin quando non avrò la certezza non vi spoilerò nulla. Voglio aspettare di avere tutto a casa e poi mostrarvelo. Questo video, come dicevo, era semplicemente per aggiornarvi e condividere con voi quello che sarà il nostro prossimo viaggio. E adesso devo sbrigarmi velocemente a smontare baracche e burattini, perché tra non molto ripasserà la polizia ambientale. E soprattutto non vi dimenticate che quando vedrete questo video qui,
qui, io e il presidente saremo lungo le strade scandinave, staremo montando la tenda o staremo cenando o staremo ridendo e scherzando davanti a un fiordo meraviglioso, non lo so, magari saremo sotto l'acqua, sicuramente saremo emozionati come i bambini, perché come dico sempre, l'acqua si asciuga, le emozioni restano e all'uomo se togliete le emozioni resta ben poco. Vi ringrazio se siete arrivati fin qui, se non l'avete ancora fatto l'invito è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video!